Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In italiano c'è un detto che recita: non giudicare mai un libro dalla copertina. E questo ci invita ad andare oltre le apparenze. Ma se parliamo di cinema, è giusto giudicare un film dal titolo? È giusto decidere di non guardare un film perché il titolo non è interessante? Sicuramente il titolo deve essere un po' interessante e accattivante. Ma cosa succede se un film è straniero? Come si traduce il titolo in italiano? Affinché possa trasmettere le stesse sensazioni, gli stessi significati che trasmette nella lingua originale. Spesso è possibile mantenere una versione vicina all'originale, quindi una traduzione letterale, e qualche volta questo succede. In altri casi però o non è possibile tradurre letteralmente a causa di assenza di alcune parole, alcuni significati nella seconda lingua, oppure altre volte semplicemente i traduttori decidono di scegliere una strada completamente diversa per la traduzione, senza una reale ragione. Perciò in questo video ci divertiremo un po', perché vedremo proprio le traduzioni più bizzarre, più strane, più apparentemente illogiche di titoli di film stranieri in italiano. Restate là! Ta-da! Cominciamo con il botto. Secondo voi, perché Dead Poets Society è diventato in italiano L'attimo fuggente? Il titolo originale chiaramente riprende il gruppo di alunni poeti che si riuniscono clandestinamente e che sono appunto i protagonisti del film. In italiano però la società appunto viene messa in secondo piano per dare invece importanza a qualcos'altro, e cioè all'espressione latina carpe diem. La conoscete? In italiano letteralmente sarebbe cogli il giorno, ma in realtà viene comunemente tradotta come cogli l'attimo. E significa che bisogna un po' approfittare di ogni occasione che ci capita e stare attenti a non farcela scappare. Perché chiaramente ogni singola opportunità è come un attimo fuggente, quindi che scappa via molto rapidamente, e dobbiamo essere molto bravi e veloci ad acchiapparlo. E questo è un concetto ricorrente nel film. Il professore infatti spinge i suoi alunni a correre dietro questo attimo fuggente. Ecco perché quindi la scelta di questo titolo, cioè i traduttori italiani hanno deciso di raccogliere già nel titolo l'essenza del film invece di fare una traduzione letterale. Che ne pensate? Carpe diem, cogli l'attimo anche tu e prova NordVPN, lo sponsor di questo video. Ogni volta che vuoi guardare un film italiano, oppure una serie TV, o vuoi leggere qualcosa in italiano, ti senti di affondare come il Titanic? Perché leggi contenuto non disponibile nel tuo paese. Ah, lo so, capisco la frustrazione. Ma quei bravi ragazzi di NordVPN possono aiutarti a superare le georestrizioni. La VPN ti consente di spostare virtualmente il tuo indirizzo IP in un qualsiasi altro paese che scegli tu. No, niente ritorno al futuro. Tutto vero e semplicissimo. Ti basterà scaricare il programma, aprirlo, scegliere il paese in cui vuoi virtualmente trovarti, l'Italia se stai studiando l'italiano, e potrai accedere a tutti i contenuti disponibili in quel paese. Figo, no? Bene, ora che sai cosa devi fare, non avere paura di farlo come Frodo nel Signore degli Anelli. Tra l'altro, una VPN fa sempre comodo. Virus, malware, spyware e altre minacce andranno via col vento grazie a NordVPN e i tuoi dispositivi saranno completamente protetti. In più, ti faranno un'offerta che non potrai rifiutare. Come il padrino.
Se acquisti un piano biennale con NordVPN, riceverai non solo uno sconto esclusivo, ma anche 4 mesi gratis. Insomma, pagheresti 24 mesi, ma ne avresti in realtà 28. C'era una volta il West, ma ora c'è NordVPN. Clicca sul link che trovi in descrizione per provarla e accedere a contenuti da qualsiasi paese nel mondo. Questa è una delle traduzioni più strane, secondo me, e apparentemente senza senso. Perché? Perché Home Alone è diventato in italiano Mamma, ho perso l'aereo. Conoscete tutti questo classico natalizio, non è vero? Ecco, in questo caso io penso che la traduzione letterale sarebbe stata ugualmente efficace. A casa da solo. Perché? Perché il protagonista del film, Kevin, per quei pochi che ancora non dovessero saperlo, perde l'aereo per la vacanza natalizia. Ma nessun membro della famiglia se ne accorge. La versione originale, la versione americana, voleva porre l'enfasi proprio sul fatto che il bambino fosse rimasto da solo a casa. Ma, per qualche ragione, inspiegabile secondo me, i traduttori italiani hanno deciso di cambiare i piani. E quindi, nel titolo della versione italiana, sembra quasi che ci siano le parole del bambino che chiama sua madre: «Mamma, ho perso l'aereo!». Forse questa scelta è stata fatta proprio perché così possiamo sentirci più vicini al protagonista, possiamo quasi entrare noi stessi nel film. Voi cosa ne pensate? Vi piace più la versione originale o la versione italiana? Quale vi intrigherebbe di più? Invece, Eternal Sunshine of the Spotless Mind è stato tradotto in italiano Se mi lasci, ti cancello. Sicuramente una delle traduzioni più bizzarre, forse più lontane, che vedremo in questo video. Il titolo originale, in italiano, sarebbe Infinita letizia della mente candida, che è un verso di Alexander Pope. Ma questo viene completamente annullato nella traduzione italiana. Appunto, il titolo italiano preferisce fare riferimento piuttosto alla trama del film. Infatti, dopo la rottura, una coppia decide di farsi cancellare l'altro dalla memoria. Quindi sicuramente è un efficace metodo di riassumere la trama del film. Ma secondo voi è ugualmente accattivante come il titolo originale? The Shawshank Redemption è diventato in italiano Le ali della libertà. E qui in realtà credo che ci sia un po' di logica dietro la traduzione diversa. In effetti, la redenzione di Shawshank sarebbe un po' uno scioglilingua per gli italiani, non tutti particolarmente abili con le lingue, con le parole straniere. Ma chiaramente non si poteva tradurre proprio Shawshank e quindi si è optato per qualcosa di più semplice da pronunciare. E quindi se l'inglese mette sotto i riflettori proprio la prigione di Shawshank, il titolo italiano preferisce porre l'attenzione sul concetto comunque estremamente importante del film, che è la libertà. Siamo già al quarto film e devo dire che mi sembra che ci sia un tema ricorrente in queste traduzioni, cioè gli italiani preferiscono basare il titolo sulla trama del film piuttosto che tradurre quello originale. Passiamo al prossimo, che è Gone Girl, che in italiano è diventato L'amore bugiardo. Infatti, la ragazza scomparsa diventa in italiano L'amore bugiardo, in questo thriller psicologico, in cui una coppia apparentemente perfetta cade a pezzi. Infatti Amy scompare e Nick viene indagato per il suo omicidio. Ma il titolo in italiano ci spoilera un po' che qualcuno sta mentendo.
Perché la ragazza scomparsa è diventato in italiano l'amore bugiardo? Non lo so, però mi sembra che in realtà i traduttori italiani amino aggiungere la parola amore nei titoli per attirare un maggior numero di persone, quindi un pubblico più ampio, perché si sa che la parola amore accende sempre più lampadine. 500 Days of Summer diventa in italiano 500 giorni insieme. Almeno hanno mantenuto il numero. Però devo dire che anche qui la traduzione diversa ha senso, perché l'inglese gioca sul doppio senso della parola summer, che vuol dire chiaramente estate, ma è anche il nome della ragazza che è la protagonista del film. E dunque chiaramente, siccome summer in italiano è estate, il doppio gioco si sarebbe perso completamente. Perché tradurlo quindi come 500 giorni insieme? Perché la durata della relazione tra i due protagonisti è proprio di 500 giorni. Devo dire, di tutti questi titoli che vedremo nel video, questa è forse l'unica scelta che anche io avrei fatto se mi avessero chiesto di tradurre il titolo originale. The Perks of Being a Wallflower diventa in italiano Noi siamo infinito. Però devo ammettere che anche qui la versione originale risulta piuttosto difficile da tradurre in italiano. La traduzione di Wallflower in italiano sarebbe violacciocca, che non suona benissimo a mio parere. Si tratta di un fiore che cresce sui muri, proprio attaccato ai muri. Da qui fiore del muro in inglese. Ma wallflower nasconde anche un altro significato, perché un wallflower in inglese può essere anche una persona che ascolta e osserva tutto quello che le sta intorno, ma che non fa rumore di per sé, quindi non si esprime e non agisce, principalmente per timidezza. E questo è il caso di Charlie, protagonista, che scoprirà i vantaggi della propria personalità nel corso del film. In italiano non esiste veramente una traduzione per wallflower riferito ad una persona. La traduzione italiana invece fa riferimento alla scena clou del film, in cui Charlie giura che in quel momento lui e i suoi amici non solo si sentono, ma sono tangibilmente infinito. Ah, questi italiani amano spoilerare tutto il film già dal titolo, non trovate? The Hangover diventa in italiano Una notte da leoni. Dopo l'epico addio al celibato di uno di loro, un gruppo di amici perde ogni ricordo e quindi si ritrova a dover ricostruire la notte passata attraverso una serie di indizi. Quindi la traduzione italiana pone proprio l'attenzione sulla notte che questi amici hanno passato, una notte da leoni, che in italiano significa una notte folle tra alcol, festeggiamenti, pazzie. Invece l'originale si concentra sul momento successivo, sul post sbornia, e quindi sul giorno seguente alla sbronza, dovuta all'eccessivo alcol. E devo dire che così fanno anche altre traduzioni, come per esempio quella spagnola, che è «¿Qué pasó ayer?» e cioè «Cosa è successo ieri?» My Own Private Idaho. In italiano, tutto ciò scompare per diventare belli e dannati. Wow! Questi due titoli veramente non c'entrano niente l'uno con l'altro. In questo caso l'italiano elimina completamente il senso di atmosfera privata e di intimità della versione originale. E qui devo dire che il titolo tradotto in italiano, secondo me, ovviamente, diventa un po' banale.
Perché è formato da due aggettivi che descrivono un po' i protagonisti, che sono appunto belli ma dannati. Non sono soddisfatta di questa traduzione, cioè non solo è diversa dall'originale, ma personalmente non mi attira particolarmente. E voi cosa ne pensate? E concludiamo la lista di titoli di film stranieri tradotti in italiano con Lost in Translation, che diventa in italiano L'amore tradotto. Allora, secondo me qui la traduzione letterale sarebbe stata molto buona, perché sicuramente tutti sanno che molte cose si perdono nella traduzione, inevitabilmente, cose legate alla cultura, cose legate proprio alla lingua. Però, sinceramente, la versione letterale italiana sarebbe stata molto efficace. Invece, ancora una volta, i traduttori italiani hanno deciso di mettere l'attenzione e quindi di enfatizzare proprio l'amore. Come vi dicevo prima, loro amano aggiungere la parola amore per attirare tutti gli inguaribili romantici e gli appassionati di commedie romantiche. L'amore può essere tradotto però, secondo voi? E con questa domanda concludo infatti la mia lista. Spero che vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti un po' cosa ne pensate di questi titoli, come sono stati tradotti nelle vostre lingue. Se siete appassionati di cinema, ma anche di serie TV o anche di programmi televisivi, allora vi consiglio di guardare il video in cui vi suggerisco proprio quelli che secondo me sono i migliori programmi televisivi italiani che potete guardare per migliorare, per praticare il vostro italiano. Quindi potete trovare questo video come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se invece cercate qualcosa di diverso, magari qualche argomento di grammatica o altri argomenti di cultura italiana, potete visitare il nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo lì. E non dimenticate di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video e non dimenticate anche di farmi sapere se volete la seconda parte di questo video. A presto!